Un saluto a tutti. Da quando Maometto ha parlato delle religioni del libro, si è cominciato ad applicare gli stessi criteri alla Bibbia e al Corano. In realtà, l'origine, il contenuto e anche il modo con cui vanno interpretati questi due testi sacri sono sostanzialmente diversi. Secondo la fede musulmana, il Corano, lo sappiamo, è stato dettato a Maometto da Allah in puro arabo tramite l'arcangelo Gabriele e per questo non ha bisogno di interpretazioni. Ciò che è scritto va inteso e va applicato alla lettera. La Bibbia ha avuto un'origine completamente diversa, non ci sono di mezzo degli angeli, è opera di uomini. In essa è presente il messaggio di Dio, ma questo messaggio è giunto a noi in libri scritti da uomini e questi non potevano che esprimersi con il linguaggio che avevano a disposizione, quello del loro popolo, del loro tempo, della loro cultura. Ecco la ragione. Per cui, a differenza del Corano, la Bibbia ha bisogno di essere interpretata e per questo è necessario lo studio, ci vuole impegno, bisogna dedicare tempo e se ti interessa la Bibbia devi essere disposto anche a spendere qualcosa perché la devi comprare, devi frequentare dei corsi. Qualcuno si lamenta, dice che Dio doveva fare le cose più semplici e rivelare tutto direttamente a ciascuno. Le cose non funzionano così, però se vuoi dargli questi consigli, suggeriscigli anche che ci riveli allora tutti gli altri misteri dell'universo, così ci risparmia gli sforzi, le fatiche degli studi degli scienziati, degli astrofisici, i laboratori di ricerca possono chiudere. È proprio questa ricerca, questo impegno che ci nobilitano. Chi ritiene importante trovare le risposte agli interrogativi inquietanti che sono nel nostro cuore, quelli sul senso del nostro esistere, sul perché siamo arrivati in questo mondo, su quale sia il nostro destino ultimo, allora dobbiamo dedicare tempo e impegno in questa ricerca. È questa ricerca che ci nobilita. C'è un'altra differenza sostanziale fra musulmani e cristiani nel modo di rapportarsi con il loro testo sacro. La proposta di vita dei musulmani fa riferimento a un libro, al Corano. Vuoi essere un buon musulmano? Basta che tu pratichi ciò che leggi nel Corano. I cristiani non fanno riferimento a un libro, fanno riferimento a una persona, a Gesù di Nazareth. Vuoi essere un vero cristiano? Tu devi essere come lui. Dio infatti non ha mandato un libro sulla terra, ma un bambino che è cresciuto ed è diventato una persona talmente bella che chiunque lo conosce non può che rimanerne affascinato. Ecco, quello che faccio quando una persona mi chiede come posso essere cristiano, io gli presento Gesù di Nazareth. Tu diventa come quell'uomo lì che incarna la perfezione dell'umano e diventerai una persona bella, una persona che realizza in pienezza la propria esistenza in questo mondo. E se mi chiede come conosci tu questa persona che mi presenti, io gli dico l'ho conosciuta attraverso il libro. Ma non è al libro che io faccio riferimento a lui. Il libro mi permette di contemplare Gesù di Nazareth, è attraverso questo libro che lo conosco, ma è su di lui che poi devo puntare la mia vita. A questo punto vogliamo rispondere a due domande. La prima è sull'origine della Bibbia, che non è stata dettata da Dio come il Corano. Come è nata? E seconda domanda, per quale ragione ebrei e cristiani considerano i libri della Bibbia parola di Dio? Vediamo di rispondere a queste domande.
Per capire la Bibbia è necessario conoscere il mondo in cui è nata. Vediamo allora, anzitutto, il luogo dove si è cominciato a scrivere questi testi. È la Palestina, la terra di Canaan, come è chiamata nella Bibbia, prima che lì si installassero gli israeliti. Si tratta di una piccola regione, grande come la nostra Calabria, e lungo i secoli questa terra è sempre stata schiacciata fra due grandi potenze, quella della Mesopotamia a est, la terra ricca perché ci sono i due grandi fiumi, terra fertile, e lì si sono succeduti i grandi imperi, prima dai babilonesi, poi gli assiri, di nuovo i babilonesi, poi i persiani, e questi popoli, quando giungevano all'apice del loro potere, estendevano le loro conquiste in tutto l'antico Medio Oriente. A occidente c'era l'Egitto, la terra dei faraoni, lì per 3000 anni si sono succedute le dinastie faraoniche. La Palestina è la terra che è sempre stata sottomessa, o agli uni o agli altri. Quando andavano via gli uni subentravano gli altri. Una terra di passaggio, luogo di un continuo andirivieni di clan, di gruppi tribali, di nomadi del deserto che si infiltravano, gente che scappava dall'Egitto, oppure gente che fuggiva in Egitto. Questa è sempre stata la Palestina lungo i secoli. A un certo punto, poniamo anno 1000 avanti Cristo, gli storici e gli archeologi ci dicono che in questa terra, nell'anno 1000, si trovavano installate 12 tribù che noi conosciamo come quelle che costituiscono il popolo di Israele. Le vedete sulla cartina dove erano stanziate. Ci chiediamo adesso, come sono arrivate lì? Conosciamo quel che ci dice la Bibbia, cioè provenivano tutte insieme dall'Egitto perché erano imparentate, sono state guidate da Mosè fino a quando lui è morto là sul Monte Nebo, poi le ha prese in mano un grande condottiero, Giosuè, ha fatto attraversare il fiume Giordano a queste 12 tribù, sono entrati nella terra di Canaan, hanno scacciato i cananei che vi abitavano e si sono installati loro. Questo ci dice la Bibbia. È che gli storici e gli archeologi ci danno informazioni molto diverse e ci dicono: è vero, c'è stato qualche gruppo che è arrivato lì, proveniente dall'Egitto, ma queste tribù hanno storie diverse le une dalle altre. Per esempio, osservate la tribù di Issachar, là nella Bassa Galilea. Questa si trovava lì secoli prima che arrivassero le altre. È ricordata infatti nelle famose tavolette di Tel el Amarna che sono del XIV secolo avanti Cristo. Al sud, le tribù di Giuda e di Simeone sono dei clan che sono entrati da sud, non c'entrano nulla con le tribù che hanno attraversato il fiume Giordano. Quando è che sono entrate lì a sud? È difficile da stabilire, ma dovrebbe essere poco prima dell'anno 1000, quindi molto dopo delle tribù che avrebbero attraversato il fiume Giordano durante l'Esodo, quindi queste sarebbero del 1200 avanti Cristo. Poi la tribù di Simeone è stata assorbita in quella di Giuda e questa tribù è diventata molto famosa perché ha dato origine alla tribù di Davide, alla dinastia davidica. Osservate anche le tribù di Gad e di Ruben. Quelle non hanno mai attraversato il fiume Giordano, sono sempre rimaste a oriente e gli archeologi e gli storici ci dicono che erano lì da tempi immemorabili. Gad è citata questa tribù nella famosa Stele di Mescia, che è del IX secolo.
E in questa stele si dice che la tribù di Gad era lì da sempre. Le tribù di Beniamino, Efraim e Manasse. Queste 3 tribù pare che siano proprio arrivate nel tempo in cui di solito si pensa sia avvenuto l'Esodo, quindi nel 1200 a.C. Dove sono andate a stabilirsi queste 3 tribù? Sulle montagne. Osservate l'altra cartina che vi metto sullo sfondo. L'orografia di quella terra di Israele vi mostra un rilievo centrale che corre da nord a sud. Bene, è su quelle montagne che sono andate a stabilirsi le tribù di Beniamino, Efraim e Manasse. Come mai non si sono stabilite nelle fertilissime pianure, quella lungo il Mediterraneo, la pianura dello Sharon, come si chiama oggi, fertilissima, oppure nella pianura di Esdrelon che si trova fra il Monte Carmelo e la Bassa Galilea? È che quelle erano già occupate perché in contemporanea all'ingresso di queste 3 tribù nella terra dei Cananei sono arrivati dal mare i Filistei, che erano molto più forti, molto più progrediti tecnicamente. Loro conoscevano già il ferro, per cui le 3 tribù, Efraim, Beniamino e Manasse, hanno dovuto accontentarsi di rimanere là sulle montagne. È a questo gruppo di queste 3 tribù che è legato il ricordo di una leggendaria fuga dall'Egitto. Sono stati loro a conservare questo racconto epico che è stato tramandato di generazione in generazione. Le altre tribù non c'entravano con questa storia, però in seguito si sono lasciate coinvolgere in questa storia e si sono identificati anche loro con coloro che erano fuggiti dall'Egitto, che erano stati liberati e hanno letto questa liberazione come una protezione del loro unico Dio, il Signore Dio di Israele. A questo punto ci interessa, certo, sapere ciò che storicamente è accaduto, cioè come si è venuto formando questo popolo composto di 12 tribù. Ma questo ce lo devono dire gli storici e gli archeologi. La Bibbia è interessata ad altro, vuole mettere in risalto la missione che Dio intendeva affidare a questo popolo nella storia della salvezza. Questo interessa alla Bibbia, non altro. Cos'è accaduto a queste 12 tribù dopo i 2 secoli turbolenti del 1200 fino al 1000, di cui abbiamo parlato nel terzo incontro? Cos'è accaduto in questa terra? Poco dopo l'anno 1000, queste 12 tribù si sono rese conto che era opportuno aggregarsi. Per quale ragione? Perché i rapporti con i popoli vicini non erano sempre amichevoli. Li vedete i confinanti, gli Aramei, gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti al sud e soprattutto i Filistei, erano popoli che continuamente creavano problemi a queste 12 tribù. E allora hanno capito che era meglio unirsi per far fronte comune. Insomma, si sono venuti formando 2 regni. Uno al nord vi viene indicato, che era ricco, prospero. Aveva delle pianure estese che potevano essere coltivate e poi c'erano città importanti. Samaria, Betel, Sichem, Dan all'estremo nord, e poi il regno del nord confinava con la Fenicia, con la Siria, a occidente aveva il mare. Ecco, un regno che era ricco, prospero e anche abbastanza forte per resistere contro gli attacchi dei popoli vicini.
Poi c'era un regno al sud che era costituito da un'unica tribù, la tribù di Giuda, e questo regno era sulle montagne della Giudea e era composto soltanto da poveri pastori e agricoltori, poco popolato anche. Però sarà in questo regno che sorgerà la monarchia destinata a diventare famosa, la dinastia davidica. Proprio per capire in che contesto storico ha cominciato ad essere composta la Bibbia, a questo punto dobbiamo fare un cenno all'impero assiro che nell'VIII secolo a.C. ha occupato tutto l'antico Medio Oriente, compresa la Palestina. Vedete nella cartina là a nord che sta comparendo questo regno assiro. A metà dell'VIII secolo a.C., in Assiria prende il potere un grande generale che è citato più volte nella Bibbia, Tiglat-Pileser III. È un guerrafondaio che trasforma la Siria in una caserma. Lui non pensa ad altro che a estendere il proprio potere. Ogni primavera lui parte con il suo esercito per conquistare nuovi territori. E per questo ha introdotto delle innovazioni importanti nella tecnica bellica e sono famose. Per esempio ha cambiato le ruote dei carri, non più a 6 raggi ma a 8 raggi, quindi più resistenti. Poi ha introdotto i cavalli di riserva che permettono maggiore rapidità, facilità di movimenti. Ai cavalieri ha messo la corazza e ai soldati ha messo i calzari, gli scarponi. Li cito perché nella messa di mezzanotte noi ascoltiamo la lettura del profeta Isaia, che è un contemporaneo di questo personaggio. E cosa ci dice in questa lettura della messa della notte di Natale? Che sarà spezzato il bastone dell'aguzzino, ogni calzatura di soldato che marcia rimbombando sono gli scarponi introdotti da Tiglat-Pileser, e poi ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, diventeranno pasto del fuoco. Isaia è vissuto proprio in questo tempo e promette che tutti gli strumenti di guerra, tutte le innovazioni introdotte da Tiglat-Pileser finiranno sul fuoco. Per un secolo comunque in Oriente nessuno può opporsi alla potenza assira. Cosa facevano nei confronti dei popoli che loro conquistavano? Prima cosa, una dimostrazione di forza e di crudeltà. Credo che pochi popoli siano stati crudeli quanto gli assiri. Poi imponevano il tributo annuale molto pesante e se poi qualcuno tentava di ribellarsi, allora diventavano terribili, intervenivano e aumentavano il tributo annuale. Se poi c'era un'altra sollevazione, allora diventavano terribili, intervenivano e deportavano gran parte del popolo e importavano dei nuovi abitanti stranieri che portavano con loro anche le loro divinità. Bene, come mai ho spiegato ciò che facevano gli assiri? Perché nel 720 a.C. il regno del nord di cui abbiamo parlato è andato incontro a questo tragico procedimento. Il re di Israele che cosa ha fatto? Ha osato ribellarsi, ha smesso di pagare il tributo, il re d'Assiria è intervenuto, ha distrutto la capitale, Samaria, e ha deportato a Ninive gli abitanti e li ha sostituiti con altri popoli che sono stati importati e questi hanno portato con sé anche le loro divinità. C'è stato quindi un imbastardimento
dei Samaritani che prima erano fedeli all'unico Dio di Israele, il Signore, e poi hanno adottato anche queste divinità pagane. Ecco la ragione per cui i Samaritani poi in seguito saranno disprezzati dagli israeliti puri. Perché? Ho parlato di questo evento drammatico della fine del Regno del Nord, perché questo evento è molto importante per la nascita della Bibbia. La fine del Regno del Nord è importante perché dopo la distruzione di Samaria, una fiumana di gente del nord per salvarsi dagli Assiri si è riversata al sud. Difatti, l'archeologia conferma che in pochi anni nella città di Gerusalemme c'è stato un aumento vertiginoso della popolazione. Prima Gerusalemme era poco più di un villaggio di montagna. Proprio in questo tempo ha dovuto essere ampliata. Il re Ezechia ha fatto costruire nuove mura per proteggere tutti dagli attacchi degli Assiri. Come mai? L'arrivo di rifugiati del nord ci interessa per la nascita della Bibbia. Perché questa gente ha portato con sé i ricordi dei loro patriarchi, le storie delle loro origini, le loro tradizioni. Anche il racconto della liberazione dall'Egitto lo hanno portato loro. Quelli del sud non lo conoscevano. La tribù di Giuda, come abbiamo visto, non c'entrava con l'esodo dall'Egitto. Questa storia, quelli del sud l'hanno imparata quando sono arrivati quelli della tribù di Efraim, Beniamino e Manasse. E questa gente venuta dal nord non ha portato a Gerusalemme solo le storie tramandate oralmente. Il regno del nord, molto più progredito di quello del sud, da tempo era alfabetizzato e alla corte dei re di Samaria c'erano gli scribi incaricati di raccogliere le tradizioni e di porle per scritto. Poi, nel Regno del Nord, nella città di Betel, c'era un tempio molto famoso, gestito in nome del sovrano, e lì i sacerdoti, che erano persone colte, avevano anch'essi scritto dei testi. E quando hanno dovuto scappare perché erano arrivati gli Assiri, non hanno abbandonato i testi che avevano scritto, erano molto preziosi, li hanno portati con sé. Poi, sempre nel Regno del Nord, erano vissuti grandi profeti che tutti conosciamo. Elia, Eliseo, lì avevano predicato Amos, Osea. Bene, anche i racconti della vita e degli oracoli di questi profeti erano stati tramandati parte oralmente e parte era stata posta per scritto. Immaginiamo quindi tutto questo materiale scritto e orale che arriva a Gerusalemme portato da questi rifugiati. E al sud, come stavano le cose al riguardo? Non avevano le loro tradizioni? Certo che le avevano. A Hebron, a Mamre, da secoli si tramandavano le storie di Abramo e di Isacco, che erano i patriarchi della tribù di Giuda. Poi, come al nord, anche al sud erano sorti grandi profeti. Conosciamo tutti il grande Isaia, Michea, Geremia, Sofonia. E anche le loro profezie avevano cominciato ad essere raccolte e poste per scritto. Ecco. Per capire come ha avuto inizio la Bibbia, dobbiamo collocarci a Gerusalemme in questo contesto storico, politico, culturale, sociale. Siamo nella seconda parte del VII secolo, quando a Gerusalemme regna Giosia, un sovrano della dinastia di Davide. Giosia era un re saggio e intraprendente. La Bibbia, a differenza
di quello che dice di tutti gli altri sovrani, tesse per Giosia uno splendido elogio. Dice: Giosia fece ciò che è retto agli occhi del Signore, non deviava mai né a destra né a sinistra. Lui aveva il cuore sempre unito al suo Dio e osservava integralmente tutta la legge di Mosè. Prima di lui non c'è mai stato un sovrano così bravo e dopo di lui non ne è sorto un altro. È elogiato Giosia, anzitutto perché ha introdotto una riforma religiosa radicale. Ha fatto scomparire tutti i santuari che erano sparsi per il paese e che erano dedicati agli idoli e ha prescritto che ci doveva essere un unico tempio, quello di Gerusalemme. Solo lì si poteva rendere culto al Signore. Gli altri santuari dovevano essere abbandonati e distrutti. Non ha fatto solo questo. Giosia ha coltivato un sogno politico ambizioso. Alla fine del VII secolo, che è il tempo che noi stiamo esaminando perché è lì che si è cominciato a scrivere la Bibbia, Giosia si è guardato attorno e ha visto che la Siria era al tramonto. I babilonesi stavano riprendendo forza e difatti nel 612 a.C. loro hanno posto fine all'impero assiro, hanno conquistato la capitale Ninive. In questo contesto politico, Giosia che cosa ha pensato di fare? Ha ritenuto che gli si stava presentando un'occasione unica, quella di ampliare il proprio regno e di estenderlo su tutta la terra che apparteneva alle tribù del nord. La vedete segnata in rosso, quella terra che per più di 100 anni era rimasta sotto il dominio degli Assiri. Ed era anche in vista di questo progetto che lui aveva voluto l'unità religiosa. Se tutti andavano a Gerusalemme ad adorare l'unico Signore, finivano per sentirsi un unico popolo, anche se appartenevano alle tribù del nord. Comunque, per realizzare questo progetto di estendere il proprio regno a tutta la terra del nord, Giosia doveva anzitutto creare nella gente la coscienza che tutte le tribù costituivano un unico popolo. Con questo obiettivo, Giosia si è circondato di scribi e li ha incaricati di raccogliere e unificare tutte le tradizioni. Dovevano essere raccolti i ricordi storici, i racconti popolari, le leggende, le poesie, le leggi, le norme consuetudinarie, le tradizioni giuridiche e anche le profezie. E poi gli scribi dovevano dare un filo logico a questi racconti, cioè dovevano comporre una storia nella quale tutti si potessero riconoscere come membri di un unico popolo. È così che le saghe dell'origine delle varie tribù sono state strutturate in modo tale da mostrare che tutte le tribù avevano gli stessi antenati. I patriarchi, difatti, sono stati messi in ordine, secondo la loro importanza. Abramo, Isacco, che erano i patriarchi della tribù di Giuda, sono stati collocati per primi, e poi Giacobbe. Tutte le tribù dovevano sentirsi liberate dalla schiavitù dell'Egitto e soprattutto adoravano un unico Dio. I testi della Bibbia, quindi, avrebbero cominciato a prendere forma alla fine del VII secolo. E questa data va tenuta presente se vogliamo interpretare in modo corretto i racconti che fanno riferimento a fatti accaduti molto, molto tempo prima. E allora dobbiamo concludere che è molto difficile trovare un fondamento storico nei famosi racconti dei viaggi dei patriarchi che sarebbero vissuti 1000 anni prima.
l'uscita dall'Egitto, che sarebbe accaduta 600 anni prima, o le gloriose storie di Davide, che è vissuto 400 anni prima. Nei loro racconti, questi scribi del VII secolo hanno lasciato spesso delle tracce della realtà sociale della loro epoca. Nei testi da loro composti troviamo qualcosa di simile a ciò che si verifica in tante opere pittoriche, dove si colgono facilmente i segni dell'epoca in cui sono state dipinte. Se io osservo la vocazione di Matteo del Caravaggio, noto subito che i personaggi non sono vestiti come al tempo di Gesù, ma come si vestiva alla fine del 1500. Bene. Al capitolo 24 del libro della Genesi si racconta di Abramo che vuole dare una sposa a suo figlio Isacco, ma non vuole che prenda una ragazza di Ebron o di Mamre, vuole che lui sposi una della Mesopotamia, la terra dalla quale lui è venuto, e allora invia uno dei suoi servi a prendere Rebecca, che è figlia di un suo parente. Cosa fa questo servo? Prima di partire prende 10 cammelli e li carica di ogni ben di Dio, perché il viaggio da fare è molto lungo. Qual è il problema? È che Abramo dovrebbe essere vissuto nel XIX secolo. I cammelli sono stati domesticati nell'anno 1000 e sono entrati in uso per il trasporto solo nell'VIII secolo, quindi proprio al tempo in cui vivevano questi scribi. Che cosa è accaduto quindi? Che loro hanno proiettato al tempo di Abramo ciò che accadeva al loro tempo. Ancora, se noi leggiamo il capitolo 10 del primo libro dei Re, viene notato tutto l'amore che Salomone aveva per i cavalli. Si dice che aveva 1400 carri e 12.000 cavalli da sella. E viene specificato anche dove andava a comprare questi cavalli, in Egitto, a Cuè. Bene, al tempo di Salomone non c'era alcun commercio di cavalli, mentre invece questo commercio era fiorente nel VII secolo, al tempo di Giosia. Era allora che andavano a Cuè a comprare i cavalli per poi rivenderli agli assiri. Un ultimo esempio. Ricordiamo tutti la storia di Giuseppe venduto dai fratelli. Si dice che a un certo punto questi fratelli si sono seduti e volevano prendere cibo, ma alzando gli occhi hanno visto arrivare una carovana di mercanti ismaeliti che provenivano da Galad con i cammelli carichi di resina, balsamo, laudano, e andavano a vendere questi prodotti in Egitto. A parte il fatto della storia dei cammelli, perché siamo ancora al tempo dei patriarchi, quindi non c'era alcun cammello domesticato. Ma questo commercio dei prodotti che venivano da Galad ed erano venduti in Egitto non c'era al tempo dei patriarchi, mentre era fiorente nel VII secolo, quello in cui sono stati scritti questi racconti. Bene, ho richiamato questi dettagli chiaramente marginali, secondari, ma sono utili per capire che, a differenza di ciò che si racconta del Corano, la Bibbia è nata in un modo molto umano, stimolata addirittura dagli interessi della propaganda politica del re Giosia. Quindi facciamo attenzione quando leggiamo questi testi a interpretarli in modo errato, cioè in modo fondamentalista. Dio non ha forzato la storia, non ha inviato angeli, non ha scritto miracolosamente il suo libro. Si è inserito nelle vicende travagliate di questo popolo Israele e ha composto questo suo capolavoro servendosi di uomini
fatti anche di miserie, di peccati, di inganni, di adulteri. Anche gli errori e le astuzie degli uomini Dio ha saputo far rientrare tutto nel suo progetto di amore e di salvezza. La composizione della Bibbia, dicevo, è iniziata nel VII secolo. Passeranno ancora secoli prima che questa Bibbia sia completata. Vedremo nel prossimo incontro un evento drammatico in cui sono stati coinvolti quegli scribi che stavano componendo la Bibbia.